Oggi tratteremo un argomento che magari per chi usa da tempo Fractal sarà abbastanza ovvio, ma per chi invece è alle prime armi e soprattutto chi magari proviene da macchine diverse che gestiscono queste cose in modo diverso, genera spesso confusione. Quindi oggi andiamo a vedere come funzionano di preciso i preset, le scene e i canali nel mondo Fractal. Ok, quindi cosa sono i preset? Per chi ha già usato dispositivi digitali di qualsiasi tipo, anche tastiere ad esempio, sarà abbastanza chiaro cosa sono i preset. In sostanza è un modo per salvare e richiamare diversi set di impostazioni relativi a quella macchina. Parlando del mondo Fractal, in sostanza è l'insieme di tutti i blocchi presenti nella griglia, il modo in cui sono collegati, le impostazioni all'interno di questi blocchi e poi anche dei vari controller, del tempo del preset e così via. Per fare un parallelo col mondo analogico, in sostanza è l'insieme del vostro rig, cioè l'insieme di tutti gli effetti e di tutti gli amplificatori, casse che avete. Ovviamente uno dei grandi vantaggi del mondo digitale è che possiamo portarci dietro centinaia di rig diversi e con collegamenti fatti in modo diverso e possiamo cambiare e switchare fra di loro con un semplice click di un tasto, mentre nel mondo analogico sarebbe quasi impossibile fare una cosa del genere a meno che non ci si porta dietro un camion letteralmente di roba. Poi all'interno di questi preset troviamo le 8 scene, che in sostanza sarebbero un po' come dei preset dentro ai preset, però c'è qualche differenza. Infatti fra le varie scene i blocchi presenti all'interno del preset e l'ordine in cui sono collegati non cambiano, rimangono sempre gli stessi. Quello che cambia è lo stato di questi blocchi, cioè quali sono accesi e quali spenti, il canale che è attivo all'interno di quel blocco, adesso vedremo cosa sono i canali, e alcune altre impostazioni relativi alle scene. Ad esempio il volume di uscita del blocco out 1. Come vedete infatti qua potete andare a settare per ogni scena il livello di uscita di quel blocco out. Stessa cosa vale per gli scene controller, ovvero dei controller che vi consentono di modificare singoli parametri con un determinato valore in base alla scena. Se volete approfondire, ho già trattato questo argomento in un altro video. Vi lascio il link in descrizione e lo trovate anche qui in alto a destra. Poi dicevamo, all'interno dei blocchi abbiamo i canali e i canali in sostanza sono preset relativi al singolo blocco. Ciò significa che per ogni preset generale della macchina, per ogni blocco possiamo avere 4 impostazioni totalmente diverse, che poi verranno richiamate dalla selezione delle scene oppure anche assegnando un foot switch a questo cambio canale. Quindi vedete ad esempio qua in questo blocco drive io sul canale ho il tone bender come modello selezionato con questi valori dei parametri. Sul canale B abbiamo l'Octave Distortion, che sarebbe il Tycho Brahe Octavia, e poi nel canale C il Tube Screamer e nel canale D il modello del Nobles ODR1. Ora, come faccio io ad assegnare questi canali alla scena in cui voglio che quel canale sia selezionato, appunto? Semplicemente vado nella scena che mi interessa, qui scena 1, e seleziono qua canale A. Poi vado nella scena 2 e vedete che io avevo già assegnato il canale B alla scena 2, appunto. E se vogliamo cambiare quale canale assegnato alla scena 2, semplicemente clicchiamo qua e verrà cambiato. Stessa cosa ovviamente per la scena 3 e così via. Per i canali possiamo anche decidere di attivare questa funzione Scene Ignore. Attivando questa vediamo che quando andiamo a cambiare scena il canale rimarrà quello che è selezionato in quel momento. Vedete che infatti sulla scena 1 prima avevo il canale A, adesso invece rimane sempre sul C. E questa funzione è utile ad esempio se volete che un blocco non cambi in base alle scene ma volete controllarlo indipendentemente con un foot switch. Una cosa che spesso genera confusione
è che sull'Helix, ad esempio, la gestione degli snapshot funziona in modo diverso, in quanto lì selezionando uno snapshot diverso praticamente possiamo andare a cambiare direttamente i parametri di un singolo blocco e verranno memorizzati per quella snapshot. In sostanza lì non ci sono i canali e non c'è nemmeno possibilità di andare a selezionare un modello diverso all'interno dello stesso blocco. Un'implementazione che magari è un po' più veloce, più semplice, però ha le sue limitazioni. Nel mondo Fractal invece i valori dei parametri non vengono memorizzati nella scena ma nel canale. La scena semplicemente richiama un determinato canale. Per fare un'altra analogia col mondo analogico, in sostanza immaginate di avere una catena di effetti programmabile. Ad esempio immaginiamo che sia fatta tutta di pedali Strymon come il Timeline, il Big Sky e così via, cioè pedali che hanno al loro interno dei preset che richiamano sostanzialmente varie impostazioni di quel singolo pedale, e questi preset del pedale in sostanza corrispondono ai nostri canali. Poi immaginiamo anche di avere un MIDI switcher programmabile, quindi memorizza appunto lo stato di bypass del singolo effetto, la cosa che fanno quindi le nostre scene, e che magari questo MIDI switcher ha un'uscita MIDI collegata a tutti questi pedali programmabili e manda dei messaggi per richiamare i preset su ognuno di essi, ed è sempre la stessa cosa che fanno le scene nel Fractal, cioè cambiando scena, quindi cambiando diciamo il preset di questo MIDI switcher, andiamo a richiamare i preset dei singoli blocchi, ovvero quelli che vengono chiamati canali nel mondo Fractal, in base a quelli che ci servono appunto per quella scena. Con questo tipo di gestione ovviamente c'è la limitazione che non possiamo avere 8 settaggi diversi, quindi uno per ogni singola scena, per ogni blocco, ma ne abbiamo soltanto 4, appunto i 4 canali. Però a questa cosa si può ovviare o sempre con i sync controller, vedere il video linkato prima, oppure semplicemente usando un altro blocco uguale e alternando i due. Ad esempio, se io in un preset voglio 8 modelli di drive diverso, anziché usare soltanto un blocco come in questo caso, ne posso aggiungere un altro, lo metto sempre qua dopo quello che già c'era, e in sostanza posso fare che ad esempio nelle prime 4 scene è sempre attivo il primo blocco drive, ad esempio mettiamo scena 1, canale 1, scena 2, canale B, scena 3, canale C, andiamo sempre a spegnere ovviamente anche l'altro blocco se non sono in serie, poi scena 4, canale D, e poi dalla scena 5 in poi spengo il primo e lascio acceso il secondo, e facciamo la stessa cosa, scena 5, canale A, scena 6, canale B, scena 7, canale C, e scena 8, canale D. E quindi vedete che adesso appunto avrò 8 impostazioni diverse di drive, una per ogni singola scena, e le faccio rivedere. Quindi abbiamo nella scena 1 il canale A del primo blocco, nella scena 2 il canale B, scena 3 canale C, scena 4 canale D, e poi dalla 5 in poi si spegnerà il primo blocco, si accende il secondo, e anche qui scena 5 canale A, scena 6 canale B, scena 7 canale C e scena 8 canale D. Un'altra cosa che genera spesso confusione e un'altra differenza con altre macchine è la gestione di queste scene, appunto, in quanto magari in altre macchine gli snapshot o le scene vengono create nel momento in cui le salviamo. Invece sui Fractal ci sono sempre 8 scene in ogni preset, a prescindere che le usiate o no. Cosa fare se ad esempio a noi ci servono soltanto 2 scene e le altre 6 no? Non possiamo cancellarle, però possiamo fare in modo di non andare ad attivare scene inusate involontariamente. La prima cosa che io di solito faccio è di dare un nome alle scene, ad esempio chiamiamo la prima clean, la seconda la chiamiamo solo,
Praticamente così già sullo schermo della vostra pedaliera vedrete che soltanto le prime 2 scene hanno un nome, le altre 6 non avranno un nome, quindi già da lì capite che magari non erano previste nel preset, non sono programmate. Oltre a questo, anche per una questione di ordine e di pulizia, io solitamente nelle scene non usate vado a spegnere tutti i blocchi presenti, in modo che così quella scena è muta e quindi anche se ci vado a fine per sbaglio non c'è un suono sbagliato, ma semplicemente non c'è alcun suono. E se vogliamo farlo per tutte le scene inutilizzate, basta che andiamo qui e c'è una funzione dedicata. In sostanza possiamo copiare questa scena 3, la scena corrente, to end, cioè fino alla fine, fino alla scena finale. Facendo così, in sostanza, la scena 3 verrà copiata in tutte quelle successive, sulla 4, 5, 6, 7, 8. Infatti vedete che adesso switchando ci sono i blocchi disattivati in tutte. E infine, poi, per essere sicuri al 100% di non andare a finire in una scena inutilizzata, potete andare ad usare i foot switch per preset per sovrascrivere quelli del layout. Vi faccio vedere in sostanza cosa voglio dire. Vedete che io qua ho un layout personalizzato, praticamente sui 6 switch di sotto della mia FM9 ho le prime 6 scene. In questo preset appunto a noi ci servono soltanto le prime 2, quindi cosa faccio? Seleziono quello della scena 3, vado qui dove c'è per preset override e ne seleziono uno vuoto, non memorizzato. In questo modo lo switch diventa inattivo, cioè non fa più niente. E stessa cosa ovviamente potete fare anche per gli altri 3. Poi se non volete sprecare questi switch, anziché farli diventare inattivi, potete programmare uno switch per preset appunto per attivare determinati blocchi o funzioni. E per fare questo basta andare qui in Edit, andare sul switch per preset numero 24, cioè quello che avevamo selezionato, e qua potete assegnare la funzione che volete. Ad esempio posso decidere di usare questo switch come un control switch e in questo modo vedete che qui adesso spunta CS1 e questo control switch poi posso andare a collegarlo a qualsiasi parametro io voglia. Ad esempio, non so, una possibile applicazione potrebbe essere quella di collegarlo al rate di un blocco rotary, ad esempio, e cambiare tra velocità lenta e veloce del Leslie, in sostanza. Un'altra domanda che mi è stata fatta da alcuni utenti è se è possibile copiare una scena da un preset all'altro, e la risposta purtroppo è no. Ma proprio perché, come dicevamo prima, una scena non contiene informazioni su quali blocchi sono presenti all'interno del preset della scena, appunto, e in che modo sono collegati. La scena memorizza appunto soltanto lo stato di bypass e il canale selezionato. Di conseguenza ha poco senso quindi copiare una scena fra 2 preset, quindi fra 2 rig completamente diversi. L'unico modo per fare questo in sostanza è quello di creare una copia del preset e poi lì andare a modificare le scene come volete. Oppure se vi serve una particolare combinazione di effetti in un altro preset che è completamente diverso, però per quanto riguarda appunto il routing degli effetti e i blocchi presenti, quello che possiamo fare per farlo in modo abbastanza veloce è quello di andare a salvare i canali o i blocchi che ci interessano e poi andare a richiamarli in quel preset, appunto. Ad esempio, diciamo che mi serva questo tone bender che avevo programmato qua, in sostanza lo salvo nella mia libreria di canali, lo chiamo tone bender, poi vado appunto nell'altro preset, vado sempre nel blocco drive e lo richiamo da qua. Vedete, mi spunta tone bender e automaticamente avrò quelle impostazioni che avevo nell'altro preset. Quindi basta farlo appunto per tutti i blocchi che vi interessano e avrete creato così un po' la copia di quella scena. E poi un'altra cosa che magari a volte genera confusione anche in utenti più esperti è
il problema di tenere traccia di cosa corrisponde a cosa nei blocchi, nei canali dei blocchi, e anche ricordarsi cosa si è programmato oppure no. Per evitare questi problemi basta avere un po' di organizzazione mentale quando si programmano i preset, nel senso che è meglio sempre iniziare a programmare un blocco dal canale A, in quanto partendo da un preset vuoto sostanzialmente per ogni blocco troverete il canale A attivo in ogni scena. Poi nel momento in cui in un'altra scena vi servirà un altro canale di quel blocco e andate sul B, vi ritroverete appunto quel blocco settato sul canale B soltanto in quella scena. In tutte le altre rimarrà il canale A, e ciò in sostanza significa che quando andrete a riprendere questo preset e non vi ricordate ad esempio se avete utilizzato il canale C o il canale D, basterà andare a vedere cosa è attivo nelle singole scene per rendervi conto che il canale C e il canale D non sono stati usati in nessuna scena e di conseguenza non erano stati programmati probabilmente. Inoltre un modo per vedere velocemente quali canali sono attivi in una scena è questo, quello di andare ad attivare questo tasto Block Info. In questo modo vedete che cambia la grafica sulla griglia e viene indicato appunto il canale attivo per ogni blocco. E quindi già a colpo d'occhio, andando a cambiare scena, vediamo quali canali sono selezionati e per quali blocchi cambiano fra una scena e l'altra. Poi c'è anche quest'altra funzione Scene Manager, che in sostanza per il blocco che selezionate da qua fra quelli presenti nel preset vi fa vedere subito quale canale è stato salvato nel preset per ogni singola scena. Infatti vedete qua AMP1 nelle prime 2 scene il canale A e nelle altre 6 scene è salvato col canale B. E ovviamente potete anche cambiarlo direttamente da qua. Quindi insomma Fractal ci mette a disposizione vari strumenti per poterci organizzare al meglio. Quindi in sostanza la confusione in molti casi almeno è dovuta soltanto al fatto di non avere ancora chiaro come funzionano queste cose e di prenderci un po' la mano. È un sistema che offre tante possibilità, ma proprio per questo motivo bisogna un po' imparare piano piano tutte le varie funzioni. Ma una volta fatto quello poi vedete che non è per niente difficile, anzi è anche abbastanza intuitivo. Infine c'è anche un modo per uscire un po' dalla logica dei preset delle scene e per ogni singola canzone magari richiamare una singola scena di un preset e poi in un'altra parte della stessa canzone un'altra scena di un altro preset. Per fare questo bisogna usare la funzione setlist. In sostanza create delle canzoni che appunto faranno riferimento alla canzone che dovete suonare e per ognuna di queste abbiamo a disposizione 6 sezioni della canzone e in ogni sezione possiamo andare a selezionare il preset che ci interessa richiamare e la scena. Tra l'altro questa funzione setlist diciamo che ha acquistato più senso recentemente dopo l'aggiornamento che hanno introdotto lo switching gapless. Infatti adesso appunto saltando anche fra preset diversi non si avranno più quelle piccole pause di silenzio che erano un po' fastidiose prima, adesso invece non ci sono più e quindi potete veramente divertirvi a saltare fra preset e scene senza avere alcun tipo di problema e di interruzione. Insomma, penso di aver detto tutto riguardo a questo argomento. Se ho dimenticato qualcosa o se avete ancora dubbi, chiedetemelo nei commenti e cercherò di rispondervi, oppure se volete partecipate alla nostra chat Telegram dove quotidianamente ci scambiamo consigli e opinioni su Fractal, ma non solo, sul mondo della chitarra in genere. Quindi se volete far parte di questa nuova community, iscrivetevi, trovate il link in descrizione. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video e ci rivediamo presto. Ciao!